Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per la seconda metà di luglio 2026. Abbiamo la carta del mondo, amici del Capricorno. Può essere un momento dove si chiude un capitolo affinché se ne possa aprire un altro. Per molti di voi, secondo me, è un periodo dedicato ai viaggi o comunque dove qualche viaggio potrebbe essere importante. Mm, io credo che potrebbe anche essere un risultato che andrete a ottenere, un traguardo, un qualche tipo di obiettivo che magari state inseguendo da un po' e che potreste raggiungere effettivamente in questa parte finale di luglio. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente e per chi volesse contattarmi per una consulenza personalizzata mi può scrivere un'email oppure sotto in descrizione trovate numero di telefono, link alla pagina web, link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, link ai corsi gratuiti presenti sul canale e al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Andiamo a vedere quali sono le energie disponibili per voi. Partiamo con un re di spade. Abbiamo un 7 di spade, un cavaliere di coppe, 4 di coppe, regina di denari, re di denari. E qui abbiamo una serie di carte che sono regina di coppe, facciamo così, fante di spade, giudizio, morte e 4 di spade. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere quello che è il movimento energetico. Se siete single potete rimanere con questa parte della lettura perché la leggerò come se appunto per i single. In un secondo momento andiamo a vedere l'evoluzione energetica della vostra persona di interesse nel caso ci sia qualcuno. Potrebbe essere, nel caso siate single, l'evoluzione della persona che potreste potenzialmente incontrare e cercherò comunque di collegare le due energie, i due movimenti energetici. Mi sono dimenticata di dire prima ragazzi che sono gli ultimi giorni in cui potete usufruire della promozione di luglio. Comunque anche di quello avete il link sotto, diversamente mi potete contattare via mail. Allora, partiamo dal re di spade e abbiamo un 3 di pentacoli e un 2 di spade. Allora, questo re di spade potrebbe far riferimento ad una persona che è già nella vostra energia, però con questo 2 di spade potrebbe essere come un dubbio che potreste avere su cosa o come poter costruire con questa persona. Se non fosse qualcuno nello specifico, io sento che è come un momento dove vi potreste chiedere, ma io voglio veramente costruire con qualcuno? Vi dico così perché dopo abbiamo anche un 7 di spade al contrario, e adesso andiamo a vederlo perché sono proprio curiosa. 7 di spade. E re di spade. Potrebbe esserci qualche comportamento poco
cristallino, poco chiaro da parte di questo re di spade. O se fa riferimento a voi, al vostro essere mentali, razionali, logici, calcolatori, questo sette di spade potrebbe essere un po' il tema. È come se foste talmente rigidi da raccontarvi le vostre storie, perché anche qui avete un 4 di coppe, c'è come qualche cosa che non riuscite a vedere. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe. Abbiamo un 10 di bastoni e un carro. Probabilmente avete delle aspettative troppo alte. Questo 3 di pentacoli. Io ho come l'idea che l'energia sia molto focalizzata su di voi. Abbiamo un 9 di pentacoli e un fante di pentacoli per spiegare il 3 di pentacoli. Credo che qualcuno di voi stia cercando di capire come costruire la propria indipendenza, la propria autonomia. O come poter costruire, se fosse una relazione effettivamente con questo re di spade, come costruire una relazione dove ci sia interdipendenza all'interno della relazione. Vuol dire mantenere la propria individualità all'interno di una relazione senza necessariamente doversi fondere con l'altro. Fante di spade, può esserci un tema col controllo probabilmente, qui, come se qualcuno... Difatti anche il re di spade è uno di quei personaggi che cerca di tenere sotto controllo tutto, potrebbe proprio essere quello ragazzi. Adesso andiamo avanti a sviluppare la lettura, eventualmente scrivetemi voi a che cosa può far riferimento quello di cui vi ho parlato, se è il troppo controllo, se è il fatto che non sappiate come costruire o pensiate di dover controllare la vostra individualità, perché qui in realtà con questo cavaliere di coppe e soprattutto il 10 di bastoni, sento che è come se certe idee di questo 7 di spade effettivamente dovesse lasciarvele indietro. Il carro è qui per dirvi di andare avanti, di fare un movimento in avanti, di muovervi, di sollevare eventualmente certi temi anche dentro voi stessi che potrebbero, insomma, aver bisogno di attenzione. E molto ha a che vedere con le responsabilità, con le aspettative, con quello che supponete. C'è un libro, si chiama La legge dei quattro accordi, e uno di questi quattro accordi è non supporre mai. Vi invito a leggerlo perché è interessante, non è grande, è molto sottile, però apre la mente. Andiamo a vedere il 4 di coppe. 5 di pentacoli, imperatrice, stella e regina di bastoni. È come se ci fosse qualcuno che vuole aiutarvi e voi non ve ne stiate rendendo conto. Per qualcuno potrebbe essere un aiuto dall'alto con questa stella. Se avete una mamma trascesa, potrebbe proprio essere lei. È come se qualcuno di voi avesse bisogno di guardare oltre, di guardare il disegno più grande, perché qui con questo 4 di coppe, che io chiamo la carta della cecità, è perché non si vede quest'occasione in più, non si vede l'alternativa, non si vede un'opzione. Giustamente con due re di spade c'è come una certa rigidità mentale e con due sette di spade potreste essere nel vostro quadrato e non rendervi conto di tutto quello che c'è intorno.
e il quadrato è limitato da queste responsabilità, da queste aspettative, da quello che supponete. Andiamo a vedere la regina di pentacoli. Sacerdotessa, di nuovo una carta che come la stella mi invita a guardare, diciamo, l'aspetto in modo più grande. Cosa ho visto? C'è una ruota della fortuna, un 10 di coppe, ragazzi. È come se doveste essere più concreti. Probabilmente nel modo di affrontare questa situazione, nel modo di affrontare questa relazione o le situazioni e le relazioni in generale. Abbiamo la ruota della fortuna. Io sento che qualche cambio è lì lì per arrivare. Quello che mi sorprende sono Re e Regina di Pentacoli. Potrebbe essere un segno di terra, esattamente come voi, la Regina di Pentacoli è il vostro archetipo e il Re di Pentacoli potrebbe essere un segno di terra. Vi dico che, ragazzi, se per caso state conoscendo varie persone, il Re di Spade potrebbe essere qualcuno che magari state lasciando indietro, mentre il Re di Pentacoli potrebbe essere qualcuno che entra, o potrebbero essere due persone che entrano in questo periodo, anche se, come vi ho detto prima, questo Re di Spade secondo me è qualcuno che più o meno già vi ronza intorno. Andiamo a vedere il Re di Pentacoli. Ok, un 8 di coppe. Temperanza, mondo e asso di bastoni. Guardate, io sento che potrebbe proprio essere il o la partner ideale. C'è anche qui il mondo e la ruota della fortuna, quindi è come se questo capitolo di bugie, di rigidità mentale, per qualcuno di controllo, di troppe aspettative, giungesse finalmente al termine, perché potreste incontrare una persona veramente in allineamento con voi. Andiamo a vedere anche la regina di coppe. Guardate, poi avete 4 di spade, avete la temperanza, la regina di coppe, la morte, il giudizio. Io sento che infatti si avvicina il periodo della rinascita. Ma che bello, ragazzi, ancora una carta per 2 di pentacoli. Vi invitano a prenderla un po' sotto gamba, perché effettivamente con la torre, cioè avete tante carte di cambio, torre, morte, mondo, ruota della fortuna, giudizio. Potrebbe essere un cambio piuttosto importante che vi può portare alla guarigione, a una trasformazione, alla chiusura di un capitolo precedente, perché qui veramente abbiamo due carte bellissime, Re e Regina di coppe, ruote della fortuna, abbiamo anche un 10 di coppe, cioè sono carte molto belle, promettono bene. Mi direte poi voi nei commenti, ragazzi. Sentite, se tutta questa storia qua fosse un qualche credo a livello mentale, in questa zona della lettura sento che è come se smetteste di pensare di dover sacrificare voi stessi, il vostro tempo, il vostro corpo, le vostre esigenze. C'è come una guarigione qui, con questo 8 di coppe si va verso qualcosa di più elevato, di più alto, di migliore, di più equilibrato con la carta della temperanza. C'è come un nuovo modo di agire qui, con questo asso di bastoni. Ok ragazzi, andiamo a vedere l'evoluzione della vostra persona di interesse. Non importa quale sia il legame che vi unisce. Oh, si sono già girate due carte, non posso non prenderle. 5 di coppe e 9 di coppe. Quattro di coppe, 6 di coppe, diavolo, regina di coppe,
Ragazzi, questo è il vostro archetipo, è il diavolo. È il segno del Capricorno. Ah, non vi ho detto i segni zodiacali, mi dimentico sempre. O forse sì, li ho detti. Acquario. Potrebbe esserci Capricorno, come già vi dicevo. Potrebbe anche essere un Toro, una Vergine e uno Scorpione. Pesci anche. Sto 7 di spade. Che ansia. Ok, andiamo a vedere le energie, non disperiamo subito. Allora, 5 di coppe per iniziare. Io credo che questa persona pensi o di avervi perso o può essere che ci sia stato qualche cosa di cui questa persona si pente. Asso di pentacoli e regina di bastoni, di qualche cosa che ha fatto. Di qualche battuta anche potrebbe essere, o qualche azione. Qualche donazione, qualche regalo, qualche rivelazione potrebbe anche essere. Andiamo a vedere il 9 di coppe, asso di coppe, e 7 di bastoni. Sapete cosa? Io ho la sensazione che questa persona abbia voluto come darvi qualcosa con questo asso di pentacoli. Secondo me è questo re di spade, di cui poi si è pentito, perché fondamentalmente questa persona sta bene così, è appagata così. Qui abbiamo due volte l'archetipo del single, 9 di pentacoli, 9 di coppe. E questo 7 di spade me lo spiego perché adesso a quello lì ci arrivo. Però ho come la sensazione che la vostra persona di interesse, con questo asso di coppe, al contrario, possa non essere proprio innamorata. Magari c'è qualcosa, ma io sento che non vuole innamorarsi. C'è un 7 di bastoni. Vedete, è come se stesse tenendo lontano il sentimento, l'emozione, questo nuovo inizio. Fatemi sapere nei commenti se vi risuona, perché è un po' strana come lettura. Andiamo a vedere il 4 di coppe, che comunque anche voi avete qui. È come se non vedeste una possibile soluzione. Non so che cosa è successo perché ci fosse questo 7. Può essere che qui ci sia stato un comportamento che voi abbiate percepito come poco onesto o possa essere stato il vostro comportamento a essere poco onesto e che questa persona stia tenendo fuori, tenendovi lontani per paura di pentirsi di iniziare qualcosa. Io sento che è come se ci fosse già stato qualche inizio, qualche cosa c'è stato. Poi probabilmente si è, non lo so, bloccato, questa persona vi sta tenendo lontano l'amore più che tutto, non necessariamente voi. Può anche essere, se per caso è un po' che vi state frequentando e voi magari siete in una fase dove vorreste andare alla tappa successiva, può effettivamente essere che questa persona non voglia parlare di figli, non voglia parlare di, non lo so, o se aveste figli può essere che questa persona stia cercando di proteggere in qualche modo i figli. Andiamo a vedere il 6 di coppe perché anche questo è un archetipo che mi parla di bambini, il matto anche.
e il Papa. Non lo so, ragazzi, io ho come la sensazione che questa persona non veda la realtà delle cose, ma abbia un po' come delle illusioni in testa, delle proiezioni, ma ci sta perché sì, non vede, è come se non avesse una visione chiara. Nonostante ci sia il giudizio, e vi dico che secondo me quella persona vorrebbe riuscire a vedere una realtà diversa, però è come se non potesse. È come se... Ah, adesso forse capisco sette di spade. Io credo che si stia nascondendo qualcosa questa persona, perché il giudizio... sono due carte molto contrastanti. Il giudizio è la visione d'insieme, la visione dall'alto, la visione completa, la presa di consapevolezza, il lampadario, non necessariamente la lampadina che si accende, però in realtà non vuole guardare questa persona. Qua vedo la lampadina, sta anche facendo luce, è anche disegnata tipo come se risplendesse in questo mazzo. Però è che la persona è talmente presa da altre cose e qui abbiamo come una carta che mi indica le favole, sapete? Credo che ho sentito la parola farfalle, che questa persona voglia sentire le farfalle nella pancia e che questa sia un po' la sua illusione di amore. Il punto qual è? Che tiene lontani le emozioni, i pensieri, è come se si stesse proteggendo e quindi è quasi naturale che non riesca a sentire queste farfalle. Vi dirò un'altra cosa, c'è un 6 di coppe, quindi non vi nego che questa persona potrebbe avere ancora in testa qualcuno del passato o quello che è successo nel passato fra di voi per cui magari si è pentita. Andiamo a vedere il diavolo. 8 di pentacoli e imperatore. È come se questa persona avesse bisogno di stabilità, ma non di routine. Probabilmente è una persona che ha bisogno di entusiasmarsi e quindi sento che sì, ha bisogno di stabilità perché c'è questo imperatore effettivamente, però non di quella cosa monotona e rutinaria del quotidiano. Sento che comunque è una persona che controlla molto le emozioni, la situazione. Qua mi spiegherei i due re di spade, questo controllo, queste bugie anche eventualmente, questa manipolazione della verità, non perché la persona voglia manipolare voi, ma perché si sta difendendo. E quindi vi racconto un po', sapete, come quelle persone che non hanno voglia di discutere sempre, ma secondo me succede a molti di noi. Non ho voglia di discutere o di dare spiegazioni perché non ho tempo, perché sono stanca, perché X cosa. E quindi hai fatto quella cosa lì? Sì, magari non l'avete fatta e se diceste no, dovreste spiegare e quindi mettere ancora energia per giustificare il motivo. Quindi molte volte qualcuno le chiama le bugie bianche. Le bugie sono bugie, poi è la mia opinione personale. Allora, regina di coppe
che è spiegata da un 4 di spade e da un cavaliere di coppe. Secondo me, ragazzi, si tratta di colloquiare, di dialogare con questa persona. Io sento che potreste con questo 4 di spade prendervi un momento di silenzio, un momento di... ehm, probabilmente sarà più l'altra persona. Beh, anche voi avete l'otto di coppe, effettivamente. Vi dico, qui questa persona è come se comprendesse quali sono le piglie della relazione, perché c'è comunque un imperatore. È come mettere le basi. C'è qualche cosa che mi dice che non sarà costante questa situazione. Cioè, nel senso, non è una di quelle relazioni dove, faccio esempi, ci si vede tutti i mercoledì e tutti i sabati, piuttosto che, non lo so, un fine settimana sì e un fine settimana no. Non è una cosa lineare, però sì che è costante, ci sono delle basi. Però questo diavolo, ragazzi, mi dice che questa persona ha bisogno di controllare. Mm? Sta di fatto che dopo questo momento di silenzio, di riflessione, la persona arriva con un cavaliere di coppe. Però andiamo a vedere questo 7 di spade perché non è che mi piaccia tanto. 2 di coppe e 8 di coppe. Mm. Sì, c'è qualche cosa che questa persona secondo me vi nasconde. Sento come se non vi dicesse chiaramente che non vuole compromettersi. Io sento che siete come fatti l'uno per l'altra, perché re e regina di pentacoli, le cose cambiano, qua c'è un 4 di spade, qua c'è la temperanza, qua c'è un 4 di spade, dov'è qua? La persona ha un 4 di spade. Sento che potreste darvi del bene, farvi del bene, però è come se l'altra persona cercasse qualcos'altro. Può essere che questa bugia la racconti a se stessa, eh? E siccome ho molto forti gli archetipi del single, io credo che questa persona possa essere probabilmente interessata più a qualche cosa di superficiale, mi verrebbe da dire. E non importa che la relazione abbia basi o no, cioè nel senso, l'importante è come mettere le regole. Poi il livello di intensità può essere diverso, però per adesso non lo so. Per voi vedo come un nuovo inizio e per la persona vi dico, non lo so, mi viene da dirvi di non buttarvi a capofitto per protezione. Vi parlo come se foste miei amici, no? Tipo un'amica direi di non buttarsi a capofitto. Ma perché è come se questa persona avesse bisogno di altro. Io non so se... la sento come se stesse bene da sola. È come se avesse bisogno di qualche cosa, ma è un po' persa nelle sue illusioni. Sento che è come se avesse bisogno di qualche cosa di emozionante, di forte. E comunque anche qui, sinceramente, io vedo la voglia di avventura e senza la voglia di compromettersi. Io credo che questa persona possa avere un'idea un po' troppo romantica dell'amore,
o comunque ha un'idea un po' tutta sua dell'amore. Fatemi sapere ragazzi come vi risuona. Ok ragazzi, andiamo a vedere un oracolo per concludere la lettura. Allora, fotografia. Da un lato vi dicono che c'è qualcuno a cui mancate, dall'altro vi dicono di creare nuove memorie, di fare nuove foto, nuovi ricordi. Poi abbiamo... Beh, in effetti abbiamo questo diavolo. Sentite, devo dirvi che potrebbe esserci un tema con la fisicità nella relazione. L'intimità, intendo, ok? Vi dice che c'è come qualcuno che rincorre in una relazione di codipendenza e che ci sono dei temi con l'abbandono, la ferita d'abbandono. In realtà sì, avete un 5 di pentacoli, può essere. Oh là là, abbiamo una relazione karmica, ragazzi. Effettivamente abbiamo la ruota della fortuna, abbiamo il giudizio, che altro avevo visto? Ah, ecco la stella. Diavolo. Non necessariamente, cioè nel senso, un po' tutte le persone che conosciamo più o meno sono legate a noi a livello karmico, nel senso che sono anime che abbiamo già conosciuto. Poi che tipo di karma ci leghi, karma è energia e non necessariamente negativa. Poi noi lo viviamo come un qualche cosa di negativo, ma in realtà è un ribilanciamento dell'energia. Però qui parla di qualche tipo di lezione che c'è da imparare e da qualche detonante. Sapete, ci sono 3 sette di spade. Qui c'è qualche tipo di bugia. Guardate, potrebbero anche essere le vostre queste, dove pensate che controllando le cose andranno meglio, una cosa del genere, perché comunque qui vi dice lasciati andare, amati. Fatemi sapere amici del Capricorno, io spero che comunque la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, scrivetemelo nei commenti. Sostenete il canale con un like, una hype, l'iscrizione e la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti mi può contattare via mail, oppure potete fare lo stesso percorso per conto vostro nella sezione degli abbonati. Tuttavia lì ci sono anche altri temi, metafisica, metamedicina, si parla di alto basso astrale, di chakra, di traumi, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in decenni di formazione personale e professionale che ho condensato e messo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5 playlist ma sono numerate dall'1 al 4 perché una è divisa in 3A e 3B. Vanno viste in ordine cronologico di numero, ok? Bene, detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!